Eccoci qua, finalmente siamo arrivati all'inizio della nuova stagione agricola per i raccolti del 2026. In questo video voglio condividere alcune considerazioni personali sul grano e parlarvi di diversi problemi che sto riscontrando durante la semina. Partiamo da un fatto. Personalmente considero il grano la coltura seminativa meno redditizia che ci sia. Forse peggio c'è solo l'orzo. È una coltivazione che, oltre a rendere poco, comporta molte spese, concimi, diserbi. Tutto ciò riduce il margine quasi fino ad azzerarlo. Ho stimato che, su tutto il raccolto, le spese incidano per oltre l'88%. Ora, tenete conto che l'unica lavorazione conto terzi che eseguo sul grano è la trebbiatura. È facile arrivare alla conclusione che, se dovessi far seminare, preparare il terreno e far concimare al terzista, sarei totalmente in perdita. Quindi, ne vale davvero la pena? Seminare per poi raccogliere un prodotto che ci viene pagato 22 euro al quintale? Quando poi il pane, fatto con quella farina, costa più di 5 euro al chilo? Parliamo di un rincaro totale superiore al 2200%. Una vera truffa ai danni di chi produce la materia prima. E allo stesso tempo una miniera d'oro per chi specula su quel margine, che si può definire mostruoso. Dopo questo piccolo sfogo, se così possiamo definirlo, qualcuno si starà chiedendo: perché voi agricoltori continuate a lavorare la terra? La risposta è piuttosto semplice. Ognuno fa e continua a fare il proprio lavoro. E questo è il nostro. Anche se, negli ultimi anni, si è vista chiaramente la morte di molte piccole aziende. Proprio perché, arrivati a un certo punto, non si può lavorare per non avere nessun guadagno. Ma torniamo alla semina del grano. Come ogni anno, ho veramente seri problemi a regolare il dosaggio del seme con la seminatrice. Penso di impostare un certo quantitativo di chili per ettaro, ma dopo un po' mi accorgo che ne è andato via molto di più. O molto meno. Penso di aver trovato la causa del problema. Queste palette di plastica, chiamate tastatori. La casa madre mi ha detto che sono state mangiate dai topi. Anche se la vasca viene pulita completamente, si vede che non è abbastanza. Ora li cambierò. E quando metterò a riposo l'attrezzo, li lascerò completamente aperti, in modo che non siano più accessibili per i topi. Però mi chiedo, come diavolo si fa a fare l'elemento che dosa il seme? In plastica? Aziende grosse come Matermacc o altri concorrenti possono permettersi di fare delle fusioni in alluminio. In quel caso penso proprio che i topi non riuscirebbero a mangiarlo. Evidentemente fa comodo vendere i ricambi. Anche perché la plastica è molto fragile, basta andarci addosso con qualcosa per farla crepare. Naturalmente, se fossero fatti in alluminio, sarebbe difficile romperli. Detto questo, vi lascio alle riprese con il drone. Dite la vostra nei commenti. Alla prossima!